Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, come state? Come state in questa settimana in cui ci abbiamo dato dentro, devo dire la verità, e stiamo vedendo dei risultati grandiosi per la grande fede nella propria anima. La grande fede nella propria anima significa avere proprio ricordarsi di essere già un atto di fede. Ricordarsi che noi siamo già un atto di fede. Ritorniamo sulla terra tante volte per ritrovare amore, come si direbbe dal mito greco, no? Nella storia di Amore e Psiche. E ritorniamo sulla terra tante volte con il ciclo di nascita e morte, nascita e morte, nascita e morte, affinché possiamo eludere tutti gli attaccamenti che abbiamo. E per infinite e infinite incarnazioni sono gli attaccamenti e le paure che ci limitano dall'amore che andiamo a sciogliere. L'amore è il darsi, l'amore significa darsi, l'amore è in tutto ciò che esiste, la natura è un darsi continuo. Darsi a cosa? Si parte dal darsi alle proprie emozioni, che sono eventi, enti, divinità, dei, spiriti. Quindi dandosi alle proprie emozioni che vengono plasmate dall'arte del karma, noi impariamo sempre di più a sciogliere i nostri attaccamenti, perché il karma altro non è che il palesarsi degli attaccamenti che non ti fanno vedere l'amore, no? È il velo di Maya, sono tutte quelle prove che ti separano dall'amore e che sono propedeutiche, funzionali a farti superare la prova stessa e a ricongiungerti all'amore. L'unica relazione possibile è quella con il tuo sé superiore, l'unica relazione possibile è quella dell'umano e divino. Sé superiore o anima, divino è la stessa cosa. E quindi l'unica relazione possibile è quella tra umano e divino. E tutto ciò che viviamo quotidianamente è un simbolo di questo amore, è un simbolo di questa connessione. Noi dobbiamo trovare il simbolo. Sapete che la parola simbolo significa connessione, unito. Tutto ciò che è simbolo significa unito. Tutto ciò che è diviso viene alla stessa etimologia di abballo, che significa diavolo, diviso, di abballo. Quindi tutto ciò che divide è diabolico. Quindi noi con la nostra volontà divina, con la nostra anima, dobbiamo ricongiungere ciò che è diviso. Come lo facciamo? Guardando tutta la realtà che viviamo quotidianamente come un simbolo del divino, una maschera del divino, quindi comprensivo di situazioni, persone. La parola persona viene dall'etrusco persu, che significa maschera. E gli etruschi utilizzavano le maschere nell'arte del teatro. Quindi noi dobbiamo, è un grande gioco, dobbiamo scorgere nella grande scena che mette in scena appunto la nostra anima, l'immagine dell'anima, il divino in ogni maschera e quindi ricongiungerlo a simbolo. Ogni cosa che viviamo è un simbolo con il quale il divino si manifesta a noi. E il karma cosa fa? Il karma ci supporta nel farci vedere sempre più quali sono le nostre paure, attaccamenti che ci dividono dall'amore divino. Illusoriamente però. È tutta un'illusione, è tutto virtuale. Cioè è tutta un'illusione quello che viviamo. I buddisti, il principio cardine del buddismo è l'impermanenza, la vacuità. Il nulla tutto, dal nulla si crea il tutto, tant'è che ogni cosa che esiste è impermanente, è vacuità. Secondo il buddismo, me lo spiega egregiamente, ma in modo quasi incomprensibile, nella teosofia Elena Blavatsky, nella dottrina segreta, il fatto che non esiste né nascita né morte. Tu sei il mai nato e mai morto.
è tutto un sogno, è tutta immaginazione. Immaginazione di cosa? Dell'anima, che poi la tua anima non è un concetto soggettivo, non c'è la tua anima, la mia anima, l'anima di un'altra persona, è un concetto universale, perché la tua anima è l'anima del mondo, l'anima che immagina. Questa è la mente più complessa, no? La mente, quella, la sovramente che stiamo abituandoci a usare. E per scindere da cosa? Per scindere dalla mente razionale che è talmente limitata a ciò che è misurabile, prevedibile e controllabile che non può, che quindi ha l'ardire di esercitare un controllo sugli eventi che sono enti, divinità, dei, che quindi ci rende schiavi e vittime degli eventi stessi. Utilizzare la sovramente, l'altra mente che abbiamo tutti, va coltivata, va esercitata, coltivata, pian piano esercitata, significa proprio avere un approccio multidimensionale e onnicomprensivo della realtà, laddove non c'è separazione, non c'è diavolo, diaballo, colui che divide, che è la tua mente razionale, ma è tutto un simbolo del divino. E quindi è questo il percorso del ritorno all'uno. Nella mente causale non c'è più giudizio, si passa da vittima a mago. Il giudizio è qualcosa di estremamente, estremamente limitante al potere creativo di immaginazione e al tuo potere stesso. Perché il giudizio è il giudizio del mentale. Il giudizio della parte mentale, razionale, dovete sapere che la mente è uno strumento del sistema. E quindi è giusto tutto ciò che è misurabile, controllabile e prevedibile. Un oggetto è reale, la tua mente dice è reale questo mazzo di carte perché è misurabile, controllabile e prevedibile, lo posso controllare, posso esercitare un potere. Invece sull'immaginazione, che poi è la tua anima, la mente razionale non può esercitare un potere, perché è immensa l'anima rispetto a questa mente razionale. Ecco, se viviamo invischiati nella mappa della mente, con il luogo comune, con i valori di giusto o sbagliato socialmente condivisi, allora veniamo asfaltati, veniamo distrutti, siamo vittime del mondo esterno che lo vediamo come crudele, una valle di lacrime. No, devi uscire dalla mente per vedere che il mondo è talmente piccolo rispetto alla tua anima che è contenuto dentro di te, una tua proiezione. E quindi, come stavo dicendo prima, i buddisti vedono proprio il senso dell'esistenza come non oggettivo. Non esiste vita e morte in senso oggettivo. Tu sei il mai nato e il mai morto. Questi concetti sono concetti sottili che tu hai già dentro, però è la tua mente razionale che non può controllarli, non sono misurabili e quindi li scredita a priori. Qual è la differenza? Che quando ti accorgi che tutto il mondo è dentro di te, non esiste un mondo fuori, quindi da vittima diventi mago, tu puoi ritirare le proiezioni che hai fatto di penuria, di mancanza, esercitando il tuo potere di creazione consapevole dell'abbondanza. E questo si fa con tutto il lavoro che vi dico sempre di fare, no? La gabbia mentale del giudizio è veramente limitante rispetto al potere creativo. Il giudizio distrugge il potere creativo e quindi non vai al di là della staccionata, non puoi sognare in grande, hai anche paura a sognare in grande perché ti senti in colpa. Il senso del peccato, il senso della colpa, con cui nasciamo tutti col senso del peccato e il senso della colpa, cioè nasciamo e già ci sentiamo che siamo colpevoli di qualcosa. Così è. E quindi tutta la vita la passeremo, se non facciamo questo salto di coscienza, di comprensione della vera verità, la passeremo da vittime del mondo, cioè della parte razionale della nostra mente, secondo cui ci sono le leggi, le norme,
non puoi andare al di là della staccionata, non puoi sognare in grande. Fin quando non facciamo questo salto siamo vittime del mondo e il giudizio stesso è il veleno della creatività, è il veleno per l'essere umano. Il giudizio bene e male, giusto e sbagliato, secondo una certa morale si dovrebbe fare così, secondo una certa morale non dovresti desiderare quella cosa. Siamo in una gabbia mentale e quindi la nostra vita è fatta di penuria emozionale, di mancanza di creatività, di mancanza di entusiasmo e tutto quello che sappiamo a cui la nostra mente razionale ci conduce. Il discernimento invece è lo strumento del mago. Il mago è colui che è responsabile delle sue creazioni esterne, si rende responsabile delle sue creazioni. Il mago sa che tutto ciò che manifesta, le immagini che manifesta durante il suo quotidiano nella sua vita sono sue proiezioni, sono volute dalla sua anima. Si rende responsabile e non colpevole. La vittima si sente colpevole e passerà tutta la vita a espiare quella colpa, facendo quindi sogni limitati, mancanza di forza, di energia e di creatività. Invece il mago si sente responsabile di tutte le sue immagini, di tutto quello che crea, non c'è né bene né male, si sente responsabile e basta, è differente la responsabilità dalla colpa. Quindi sa che ha creato tutto lui in qualità di anima e cosa fa? Cambia il mondo, cioè ritira le sue immagini e crea immagini di successo, quando capisce che è tutta una sua responsabilità il mondo che proietta all'esterno. E quindi noi dobbiamo uscire da questo giudizio mentale che ha una morale corrotta, e quindi io premo sempre su questo, che il giudizio mentale è proprio è legato alle leggi della mente, alla morale comune, al luogo comune, socialmente condivisibile rispetto alla civiltà in cui ci troviamo. E come diceva Ungaretti, la civiltà è un atto di prepotenza contro la natura, è un atto di prepotenza contro la vera natura dell'uomo. E quindi il giudizio mentale ostruisce la natura dell'uomo e la sua parte creativa, la sua immaginazione, uccidendola. Così quando ci giudichiamo stiamo ostruendo le vie della creatività e la mancanza di giudizio avviene tramite la comprensione. Hai creato tu tutto quello che immagini. Anche quando giudichi qualcuno negativamente, anche rispetto alle sue scelte, stai limitando la tua capacità di creare, perché sei ingabbiato nella mappa morale sociale e sarai vittima. Quindi rabbia, tutto ciò, cioè la nostra società vuole renderci schiavi, ostruendo la nostra parte creativa, la nostra forza vitale, facendoci sentire in colpa, perché non puoi osare, non puoi osare, non puoi osare permetterti di volere quella cosa piuttosto che quell'altra. Mappa mentale. Tu esci fuori dalla mappa mentale sapendo che sei tu il responsabile di tutto, sei responsabile anche di aver scelto l'ignoranza per risvegliarti. Perché come ci insegna anche Gesù e il Buddha, il divino ha scelto di farsi uomo. Il divino ha scelto di scendere dal paradiso terrestre, chiamiamolo così, diventare mortale illusoriamente, perché è tutto in illusione, anche quella. Perché? Per risvegliarsi consapevolmente. Per risvegliarsi e rendersi consapevole. È tutto una... È come la storia di Amore e Psiche. Psiche perde amore quando accende il lume della ragione, e psiche in greco significa anima, e l'anima deve ritrovare amore attraverso le prove che il karma gli darà, che poi si capisce che è lo stesso amore che la spinge ad affrontare quelle prove. E quando alla fine di tutta la storia psiche, cioè l'anima ritrova amore, si rende conto di non averlo mai perduto. Si rende conto che ha ritrovato amore, però con la consapevolezza di volerlo cercare. Cioè la consapevolezza rende l'uomo libero e mago. Cioè
consapevole di chi è. Ok, quindi tu stai riprendendo? Sì. Allora, detto questo, ragazze mie, ragazzi, inseguite la vostra anima, il vostro sé superiore, le vostre immagini, le immagini grandiose che vi manda. Non ascoltate niente, non ascoltate la parte razionale, né i giudizi stessi vostri interni, né i giudizi altrui, perché sono tutte vostre proiezioni che vi spingono sotto forma di karma a superarvi. Mm? Quindi, detto questo, ragazzi miei ragazzi, facciamo oggi le previsioni che vanno dal 17 al 23 giugno. Abbiamo 3 varianti, le potete sentire anche tutte e 3 e ovviamente lasciatevi sempre ispirare dalla vostra maestria, dalla vostra intuizione, dal vostro intuito. Andiamo a vedere quali sono le dinamiche esperienziali, esistenziali, karmiche e dharmiche di questa settimana e come implementare la vostra creazione di vita meravigliosa. Allora, abbiamo prima variante, seconda variante e terza variante. E partiamo dalla prima variante. Allora, vediamo un po', mettiamoci, allora, ok, vediamo un po' cosa può accadere in linea generale in questa settimana, in linea generale, poi analizziamo l'amore dopo. Cosa accade in linea generale in questa settimana per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il 1° marzo? Fai esercizio fisico. Quando il tuo corpo si rafforza, inizi a sentirti più potente in ogni senso. Questa è una carta che vi sta esortando a muovere un po'. Muovervi un po' nel senso, sappiamo che il lavoro su se stessi si fa come in alto, così in basso come in alto. Quindi il movimento del corpo porta anche mi viene in mente la danza, no? La danza, anche la danza sciamanica, anche quando i, per eludere un mentale troppo forte si balla, no? Si balla, la danza, lasciare andare le mani, le braccia come vengono, anche ballare in mezzo alla natura senza musica. E mi viene in mente questo, proprio per mandare via attaccamenti, sciogliere attaccamenti, soprattutto quando la mente si arrovella, no? Bisogna agire sul corpo, cioè balla, danza, esprimiti in questo modo per far sì che la mente e gli attaccamenti legati a pensieri ossessivi scivolino via. Mm? E quindi ti esortano a questo. Fammi vedere cosa dice l'oracolo, quest'altro. Che energia gravita in questa settimana su quella carta lì? Casa dolce casa. Guarda, ti vedo prenderti cura delle tue cose dentro casa, ti vedo prenderti cura, ti vedo anche stare in un luogo protetto. Proprio perché è come se questa casa mi dicesse, questa carta mi dicesse ti vedo stare in un luogo protetto in questa settimana. Luogo protetto che ti permette di esprimerti al meglio. Esprimerti al meglio significa esprimere la tua natura selvaggia senza condizionamenti. Mi spiego? Ti vedo anche ballare in casa, ballare dentro casa, utilizzare la tua casa come un luogo, un rifugio sicuro affinché tu possa esprimere la tua natura selvaggia senza occhi indiscreti, diciamo, no? Ti vedo in questo modo e ti viene esortato a farlo, questa cosa. Ancora, vediamo. Messaggio in una bottiglia. Potrai ricevere in questo tuo excursus emozionale e anche fisico dei messaggi, questa è una carta che mi parla di sorprese, dei messaggi di varia natura, dei messaggi che hanno a che fare con magari email di lavoro che non aspettavi, oppure messaggi improvvisi che ti fanno piacere, una carta di sorpresa, di novità. Vediamo un po'. Vediamo un po', mettiamoci i tarocchi adesso. Allora, in linea generale, per le mie ragazze e i miei ragazzi, cosa accade in questa settimana?
Vediamo. 8 di coppe, c'è un cambio emozionale per te in questa settimana, un cambio, morte, chiaro. 6 di spade. Guarda, qua mi dice che a livello esistenziale tu attuerai un cambio radicale in questa settimana, che mi parla di un cambio emozionale. Cosa vuol dire? Lasci una zona di comfort a livello emozionale e vai verso il nuovo. Mi parla di più aspetti. Mi parla di più aspetti. È possibile che ti venga a trovare anche una persona che non vedevi da tempo, ricevi questo messaggio, ti viene a trovare a casa. Ma soprattutto mi parla di te che fai un cambio su più livelli in questa settimana. Su più livelli, però questi livelli partono dal fatto che tu stai lavorando con le tue emozioni in profondità. Arriva la morte, arriva un cambio grazie a questo lavoro intenzionale che stai facendo sulle emozioni e porta anche i tuoi pensieri a viaggiare finalmente su acque tranquille. Ok, vedi qua abbiamo il 3 di coppe, vedo anche ilarità e condivisione con amici o che non vedevi da tempo, che ti vengono a trovare, e vedo anche leggerezza, ilarità con persone che ti stanno a cuore. Vediamo, mettiamone due altre. Asso di bastoni. Vedo l'energia vitale tua che si riprende, va bene? Energia vitale. Fammi questo ballo qui, senza pensare ai movimenti, senza... Io l'ho fatto tante volte nel bosco questa cosa, che mi mettevo a ballare a piedi nudi sotto gli alberi, va bene? Senza pensare, io vedo che hai molta energia vitale in tal senso. Ricevi anche comunicazioni da qualcuno, vediamo, mettiamone un'altra. Da cos'altro è contraddistinta questa settimana? 8 di spade, ricevi comunicazioni da qualcuno, ma non sai bene cosa fare. Ricevi comunicazioni da qualcuno, ma ti posso vedere un po' bloccata da queste comunicazioni. O qualcuno che si avvicina a te o da lontano, non sai cosa fare di queste comunicazioni che arrivano, non sai se rispondere o meno. Qua c'ho re di bastoni da parte di qualcuno, può essere chiunque. Vediamo perché l'8 di spade. Regina di denari. Te la prendi con calma se rispondere o meno a questa mail, a questa chiamata, a questa persona. Te la prendi con calma, però ti vedo un'energia vitale accesa. Sì, un recupero proprio tuo. Che energia porta il 6 di spade? 3 di spade, te ne vai da una situazione di un cuore emozionalmente ferito, diciamo. Perché sei in contatto con le tue emozioni, riprendi energia vitale, cosa succede all'esterno? Che mi attiri una situazione, magari una persona che ti chiama, ti comunica, però tu te la prendi con calma, non sai bene che fare subito. Ti vedo molto dedicata alle tue cose, casa, lavoro, famiglia, prenderti le cose con calma, ti si accende questa scintilla interna e te la godi per te, mi spiego? Vediamo un po'. È possibile qua ci sia il rientro di una persona con la quale c'è stato un no contact oppure c'è stata una situazione di silenzio o difficile, però tu te la prendi con calma nel rispondere a questa persona. Ok. Mi metto un'attenzione su questi fatti. Vediamo energia positiva per te in questa settimana. E qua c'è una persona, un avanzamento d'amore, cavaliere di coppe. Energia positiva per te è questa. Può essere anche una persona a te che ti sta a cuore, non necessariamente una persona di interesse. Certo è che c'è un avanzamento di una persona che è molto interessata a te a livello proprio amoroso, affettivo. Sì, questo c'è per te. Vediamo energia negativa. 10 di bastoni, tu sei un po' stanca, diciamo, per altre cose magari, o sei un po' stanca rispetto a una situazione emozionale, diciamo che ti riprendi, è come se non volessi rispondere subito a questa persona, o non dire subito sì, proprio perché la situazione è stata pesante per te per altro, va bene, altri motivi. Però ti vedo che riprendi questa energia emozionale, questa energia vitale all'interno di te e a poco decidi se aprirti oppure no. Vedi qua c'è stata una torre, c'è stata una situazione difficile che ha portato pesantezza, forse anche una richiesta di scuse da parte di qualcuno. Ripeto, l'amore lo analizziamo dopo. Mi può parlare anche di un amico, di un'amica, d'accordo? Ok, ragazze mie e ragazzi, mettiamocene un'altra carta, l'ultima delle fate, poi ci analizziamo l'amore. Primavera, la primavera mi parla di una rinascita.
e proprio i bastoni fanno parte della primavera, no? Nel senso, siamo adesso alla fine anche della primavera, l'inizio dell'estate. Diciamo che è come se avessi maturato dentro di te, grazie a alla primavera a livello, non a livello geografico, a livello temporale, avessi maturato in te una nuova scintilla. E la primavera mi parla di nuovi inizi. Ci saranno dei nuovi inizi a livello emozionale per te in questa settimana, sia in termini tuoi personali. I denari sono il radicamento in se stessi, esercizio fisico, muoversi, no? Far uscire fuori da tante cose con il ballo, la danza, la corsa, qualsiasi cosa. E anche l'ispirazione, l'immagine di nuovi desideri. Ok? Quindi ragazze mie e ragazzi, detto questo adesso passiamo all'amore. Allora, rispetto all'amore andiamo a vedere un po' cosa ci dicono gli oracoli delle fate e poi ci facciamo la nostra consueta stesa, sia che tu abbia una persona in mente, sia che non ci sia nessuno. Vediamo un po'. Amore. Una nuova casa. Allora, una nuova casa mi parla di qualcosa di nuovo. Di qualcosa di nuovo mi parla anche di qualcuno che può star facendo un trasloco o tu stai facendo un trasloco. Mi parla di qualcosa di nuovo, un inizio. Andiamo a vedere. O magari stai mettendo le tue energie creative in una nuova casa o al progetto di una nuova casa e sei più concentrata su questo rispetto invece alla parte affettiva, amorosa, o qualcuno ha questa energia con cui sei in relazione. Vediamo un po'. Mettiamo una carta guida per le mie ragazze e i miei ragazzi del primo mazzo di oracoli delle fate. Carta guida sull'amore. Paggio di spade. Qua c'è qualcuno o che sta a distanza, che ti sta osservando tanto, o puoi essere tu che stai osservando tanto una persona, o puoi essere tu che stai un po' sulla difensiva rispetto all'amore, ok? Qua abbiamo il Papa, puoi essere tu che sei un po' sulla difensiva essendo molto esigente, oppure può essere una persona che sta portando avanti delle responsabilità e tu sei a distanza e stai osservando questa persona. Vediamo un po'. 10 di spade, vedo più te che stai sulla difensiva andando incontro alle tue responsabilità di casa, famiglia, un'apertura verso nuovi ideali, avendo integrato lezioni karmiche inerenti alle relazioni. Ti vedo un po' sulla difensiva per vedere chi è alla tua altezza. Ok. Vediamo un po' cosa ci raccontano i tarocchi in merito in questa settimana. Cosa prevede la tua evoluzione karmica e dharmica a livello relazionale? Dal 17 al 23 giugno. Dal 17 al 23 giugno. Amore. Allora, amore. Qua abbiamo 10 di coppe, 8 di coppe. Qua c'è un cambio a livello amoroso. O tu sei andata via da un'altra relazione o è andato via, o c'è stato un cambio qua vedo un allontanamento rispetto a una situazione di felicità. Vediamo un po'. Energia attuale, energia positiva, energia negativa, energia passata, futura e conclusione di energia futura. Allora, qua abbiamo 8 di coppe. L'avevamo anche nell'altra stesa, Paggio di coppe, 5 di coppe, 8 di spade. Vedo chiaramente che ci può essere il rientro di una persona che si è pentita di qualcosa. Sì, vedo chiaramente che ci può essere il rientro, Paggio di coppe, 8 di coppe, rientro di una persona che chiede scusa o si è pentita di qualcosa. Oppure tu puoi aver avuto a che fare con una persona più immatura di te che ti ha creato un'emozione di abbassamento d'animo. C'è il rientro di qualcuno o l'entrata di qualcuno. Vediamo un po'.
Energia attuale, cosa succede in amore? Vedi, ti vedo stare bene con te stessa, pensando col 9 di denari, è un'energia di amor proprio per te stessa o per te stesso, concentrato sul tuo lavoro, sul tuo benessere, su ciò che ti fa stare bene. Ti vedo soddisfatta delle tue cose così come stai. È un'energia di amor proprio questa. Vediamo al positivo cosa arriva. Comunicazioni all'improvviso, cavaliere di spade. Comunicazioni repentine che non ti aspetti da parte di qualcuno. Vediamo il blocco qual è. Il blocco è 6 denari, mancanza di equilibrio. Forse qualcuno sta lontano per lavoro, molto concentrato nel lavoro. Qua c'è l'energia di qualcuno molto concentrato sul lavoro, su di sé. E quindi che non dà all'altro il giusto peso. Oppure sei tu che hai come rivendichi a qualcuno la mancanza di equilibrio che non ti ha dato ciò che meriti, però qua arriva qualcuno che ti vuole parlare all'improvviso. Forse è la stessa persona che non ti ha dato ciò che meriti. Ok, se sei single invece, qua ti vedo molto concentrata nelle tue cose di lavoro, di stabilità tua personale e diciamo che non sai se la persona che arriva a queste comunicazioni sono alla tua altezza. Non lo sai, vediamo. Che è successo qua? 7 di coppe, asso di spade. Allora, io qua vedo chiaramente che tu puoi aver avuto delle opzioni nel recente passato, però nessuna ti soddisfava o ti ha soddisfatto, oppure una persona che era molto distratta per motivi di lavoro ti ha portato un po' in confusione. Non avevi chiarezza da parte di questa persona perché è molto distratta da altro e non ti ha dato la giusta attenzione. Che qua vedo chiarezza e confusione. Vediamo un po', o puoi essere tu nel voler avere chiarezza su più aree della tua vita. E se non arriva la persona alla tua altezza non ti sei aperta o aperto. Qua arrivano comunicazioni, quindi vediamo che succede nei prossimi giorni, 5-7 giorni. Amore, re di coppe. Wow, il sole e re di spade. Abbiamo due re. Abbiamo due re. Quindi puoi avere opzioni qua. Nei prossimi giorni posso vedere delle opzioni. C'è una persona, possibile cancro, pesci, scorpione, ascendente, acquario, gemelli, acquario, gemelli, bilancia. Ci sono due persone qua che ti possono contendere e tu stai a osservare un po' prendendola con i tuoi tempi, diciamo. Però arriva all'attacco qualcuno. O sono due opzioni, oppure è la stessa persona. Arriva qua questa persona, io vedo questa persona che si apre emozionalmente a te, re di coppe, e vuole condividere momenti insieme, una persona di spessore. Re di spade mi parla di una persona che lotta per conseguire questo con te che stai guardando. Fammi vedere chi viene dopo il re di spade. Hai il 5 di spade. Io ti vedo un po' sulla difensiva nel vedere un po' che devi fare. Può essere la stessa persona qui che non ti ha dato il tempo giusto, quello che meritavi, no? Non ti ha dato la giusta attenzione. Adesso arriva con tanto di volontà spiccato e tu stai a dice ma che succede qua? Tutta una volta si è risvegliato questo. Se invece è una persona nuova o sono più opzioni secondo me per molte di voi e state un po' a vedere che succede intanto, cioè che succede qua tante il fante di spade, no? Che cos'è questa cosa? Certo è che qualcosa è un nuovo inizio. Vediamo cosa ci raccontano i mini tarocchi, cosa ci aggiungono o cosa ci confermano. Allora, energia, qua abbiamo anche il segno della Vergine e il Leone e Bilancia, luna o ascendente in questi segni, o tuo o di una persona. Vediamo un po' energia attuale del 9 di denari. Il 3 di coppe, ti vedo stare bene con gli amici, festeggiare, conoscere gente nuova, aprirti, ti vedo conoscere persone nuove. Vediamo questo cavaliere di spade al positivo. 3 di denari, c'è una persona che vuole fare dei piani insieme a te. Che ne dici facciamo questo, facciamo quest'altro, magari ti prendo un attimo la sprovvista. Che ne dici facciamo questo, facciamo quest'altro? 6 di denari al blocco. Aspettate, qua c'è un'altra carta dell'altro mazzetto. Il carta è asso di coppe comunque. C'è opportunità d'amore. Allora, 6 di denari al blocco, 6 denari al blocco, 3 di bastoni.
Possibile che con una di queste opzioni ci sia distanza, magari hai conosciuto una persona che sta a distanza e questo ti ha confuso un po'. Quindi magari ci sono queste due opzioni, una di queste sta a distanza, l'altra persona invece è più vicina a te. O è come se tra i bastoni mi parla di apertura di cammino, no? Non sai cosa scegliere per questa apertura nuova di cammino, o con la stessa persona o con una persona nuova. Oppure il problema può essere la distanza tra te e una persona e quindi questo ti fa percepire un po' la cosa così. Vedi, c'è il carro, distanza, avanzamento che genera un po' di tensione. Vediamo l'asso di spade e il 7 di coppe passato. Re di spade. Qua c'è qualcuno che ti ha dato un po' da pensare perché era una persona un po' più fredda, magari concentrata su altro, una persona un po' più distratta, meno avvezza alla parte emozionale. Qua li abbiamo tutti e due adesso. O tu non avevi chiarezza di cosa fare con questa persona, arriva questa persona nuova. Vediamo un po', asso di spade, 7 di coppe, il diavolo. Qua c'è una persona molto egoista che ha pensato molto ai propri interessi. E allora io qua ti vedo da sola adesso, da solo, oppure molto concentrata sulle tue cose, oppure può essere l'energia di questa persona che tutto a un tratto si risveglia e ti vuole dare amore. Però io vedo più che altro, poi ovviamente siamo a migliaia, no? Qua hai avuto a che fare con una persona molto concentrata sui propri interessi. Adesso ti vedo stare bene con le tue cose, arriva un'altra persona, tutto spiano, che ti dà emozionalmente quello che magari quest'altra persona non è riuscita a dare. Ti vedo godere con questa persona di gioia, felicità, vivere qui ed ora, che il sole è molta felicità. E poi c'è questo re di spade di nuovo con questa 5 di spade. Vediamo un po'. Non saper magari tu che fare con quest'altra persona. Vediamo il re di coppe. Vedi 7 di denari. Tu attendi prima di dire sì a questa persona. E il sole. Asso di spade. Qua è una persona che vuole proprio te, È chiara l'idea che vuole proprio te, asso di spade, è chiaro proprio che si vuole aprire emozionalmente a te. Ripeto, non so se è la stessa o una persona nuova. Vediamo questo re di spade. 7 di bastoni. Qua tu hai messo dei limiti. Io per molti di voi qua avete avuto a che fare con una persona molto concentrata su di sé, che guardava i propri interessi. Adesso conoscerete gente nuova. Tra queste persone c'è una persona in questa settimana che voi farete un po' attendere, che si apre invece emozionalmente a te rispetto a quest'altro che non si apriva, con cui hai percepito la mancanza di interesse, di darti il giusto spazio e il giusto tempo. Questa persona ha chiaro che vuole te, re di coppe, una persona emozionalmente aperta, il sole, vi vedo, c'è felicità qua, vuole fare dei piani insieme, e qua c'è questo re di spade a cui secondo me tu metti i limiti. Tu metti i limiti a quest'altra persona. Vediamo questo 5 di spade. Sì, 5 di bastoni, ci sono difficoltà con questa persona o di mancanza di intendimento e quindi avete avuto litigi con quest'altro re di spade, oppure di mancanza di intendimento per distrazioni, per altro, per lavoro, una persona più concentrata su di sé, con un po' di egoismo, diciamo, sì. Per me è questa, poi ovviamente siamo in tante, però qua c'è un amore per te. Mm? Quindi io credo che tu deciderai di mettere limiti a quest'altro. Sì. Che c'è dopo il 5 di spade? 2 di denari, vedi? Hai un po' di dubbi su cosa fare tra questi due re, tra queste due opzioni. Però ti dico che quest'altra persona, questo re di spade, è possibile che cerca, nonostante i tuoi limiti, di rimettere un equilibrio. Vediamo il 2 di denari, il 2 di denari. La temperanza, sì, questa persona cercherà di mettere equilibrio laddove non c'era, laddove è stata una persona distratta, più concentrata sui propri interessi personali. Allora, può essere la stessa persona e quindi che si propone in modo completamente aperto, che vuole lottare per te, abbattere i limiti, risolvere le divergenze inerenti alle conflittualità avute per i suddetti motivi, e quindi tu starai qua cercando di bilanciare le cose, stando un po' sulla difensiva. Va bene, ok, ti do questa possibilità, intanto ti faccio attendere poco poco, ti do questa possibilità, vediamo un po' di sistemare le cose. Oppure sono i casi che ti ho detto prima,
due persone dove una decidi di no, l'altra ti apri a poco a poco. Ok? Ok, vediamo un po' qual è l'ultima carta dei Rider-Waite. E qua abbiamo il 6 di bastoni, parla di vittoria, di successo tuo. Secondo me questo 6 di bastoni ha a che fare con metterti alle spalle una persona più concentrata sui propri obiettivi. Ti metti alle spalle questa persona e qua avviene un equilibrio con un'altra persona. Però ovviamente dipende dai casi, ragazze mie, no? E ragazzi, quindi fatto sta che comunque qua ti vedo alla fine vincente. Allora, qua abbiamo forti segni di nuovo Sagittario, Capricorno, che può essere Luna, ascendente, ok? Vediamo un po' con i miei oracoli, lui lei, cosa ti dirà questa persona. Se li trovo, dove li ho messi? Eccoli. Vediamo un po', che non lasciano spazio al dubbio, vediamo un po' come si orientano. Per tutte le ragazze nuove i miei oracoli sono disponibili sotto l'info box in descrizione. Cosa ti dirà quindi questo re di coppe? Ti prego, non pensar male di me, se l'ho fatto c'è un motivo. Quindi, per molti di voi è la stessa persona con la quale è successo qualcosa, ti ho detto, è una persona che vedo più concentrata sulle sue cose, che ti ha portato in confusione. E qua tu lo farai attendere, però c'è aperto emozionalmente, facciamo dei piani insieme, che ne dici? Facciamo questo, facciamo quest'altro, tu lo fai attendere, proprio che questo qua ci dà, ok? Cioè non si arrende. Se l'ho fatto c'è un motivo, dice, e te lo spiegherà. Asso di spade con il sole per avere chiarezza, ok? Cos'altro ti dirà? E quindi uscimmo a rivedere le stelle, vuole fare pace, la temperanza, va bene? Se è una persona nuova, sei tu che ti apri, nonostante un po' di remore tuo e di resistenza. Cos'altro? Tu sei mia. Ti ho detto che questo lotta. Tu sei mia, ti ho detto che questo qua lotta. Ok. Vediamo un po' cosa ti dice l'ultimo. Metto un altro oracolo delle fate. Riconosci i tuoi veri sentimenti. Sì, qua c'è una persona che riconosce di sentire qualcosa di bello per te e te lo confesserà. Questo è un monito anche per te, nel riconoscere cosa senti davvero. Vediamo cosa ti dice l'ultimo oracolo. Il pensatore, vedi che ci pensi? Pure qua il 7 denari ci pensi. Potere superiore. La tribù, ci sarà un incontro qui per volere divino. La tribù mi parla di un incontro, questo ha a che fare anche con altre persone, io credo che siano le tue opzioni per alcune di voi, e quindi che poi dovrai decidere, diciamo. Vediamo due altre. Young, manifestazione, quella che ti ho detto, sinfonia incompiuta. Allora, qua c'è la manifestazione dell'entrata di una persona o di più persone. Ci saranno degli incontri, la tribù, volti a compiere una sinfonia incompiuta. Rispetto o all'amore in generale, dove poi ti lasci andare con questo nuovo incontro, oppure rispetto a una persona che vuole compiere una sinfonia incompiuta, in sospeso, che ti ha visto un po' sulla difensiva, d'accordo? Ok, ragazzi miei ragazzi, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, vi auguro una settimana meravigliosa, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il secondo mazzo di oracoli o anche il secondo mazzo. Vediamo a livello generale cosa ci dicono su più aspetti, no? Vediamo dove puntano l'attenzione e poi ci andiamo ad analizzare l'amore. Allora, vediamo, settimana che va dal 17 al 23 giugno, qual è il potenziale karmico e dharmico, quali esperienze la nostra anima ci crea affinché noi possiamo integrare il massimo potenziale possibile e risvegliarci all'uno, risvegliarci al darci, all'amore, alla consapevolezza. Allora, vediamo. Tiburón, nada lejos de esa situación. Ok, allora, chiarissimo. Mente razionale, prepariamo il vetril. Ta 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 ta. Allora, qua è come se ti dicessero c'è uno squalo e qua c'è una sirena, uno squalo che si avvicina alla sirena.
Lo squalo è il tuo giudizio, è la mente razionale, è la parte che ti rende vittima, che vuole schiavizzare psiche, in greco significa anima. E la parte razionale, il codice morale, il codice sociale, con i suoi valori di bene e male, giusto o sbagliato, che ti può in questa settimana circuire. Siamo preparati a tutto, soprattutto a questo, e questo è il compito dell'essere umano. Quindi ci sono situazioni nella tua realtà quotidiana che ti faranno, prodotte dalla tua anima, cioè devi renderti responsabile del fatto che queste situazioni, questi eventi, queste persone, le stai proiettando tu, ma non tu in qualità cosciente, in qualità di anima. Come fai a cambiare da vittima a mago? Con la responsabilità, rendendoti responsabile del fatto che queste immagini le sta creando la tua anima, affinché tu possa eludere paure e attaccamenti. Nessuna paura. Va bene? Ok, quindi ci possono essere persone che ti proiettano questo senso del timore di qualcosa. E il timore e la paura ha a che fare con la mente razionale. Fuori dal timore e dalla paura c'è la sovramente, c'è la mente, quella che immagina, quella che crea, che si rende responsabile di tutte le immagini, e solo lì puoi cambiare da vittima a mago. Non sentire il mondo fuori che ti sovrasta, perché il mondo fuori, più tu senti la connessione col sé superiore e l'anima, capisci che diventa sempre più piccolo, è una questione di proporzioni. Non c'è nessuno che ti mangia fuori, è la tua mente razionale di cui ti senti vittima che ti sovrasta. Ok, mettiamone un'altra qua sopra. Vestito d'inverno, fallo per te. Ok, allora devi fare un atto sacro in questa settimana. Fai le cose solo per il tuo bene, solo quello che ti fa stare bene, quello che ti fa essere felice. Non guardare, dai le spalle a questi, a quelle cose che la tua mente razionale ti fa credere reali, comprensive di persone, di situazioni, di entità. Fallo per te ha a che fare con il fatto che questa settimana ti devi concentrare nel fare le cose come piacciono a te, senza ascoltare niente e nessuno. Prima di tutto la tua mente razionale, il tuo giudizio, il giudizio negativo che hai su di te. Qua c'è una donna vestita con un vestitino estivo dove c'è la neve. Se tu vuoi andare controcorrente in questa settimana, fallo. Allontanati dalle situazioni che ti vogliono prendere energia. Va bene? Allontanati da quello. Questo ti stanno dicendo. Queste situazioni si eludono in due modi. Il primo è quello di renderti responsabile, quindi consapevole che queste situazioni le proietta la tua anima affinché tu possa eludere paure e attaccamenti. Va bene? Le paure all'emozione che queste situazioni ti scatenano, perché queste emozioni sono enti, divinità a cui devi affidarti. Affidandoti a questi eventi, enti, divinità, hanno lo scopo, queste forze, queste emozioni, come vi ho spiegato nel video Magia Pratica, di creare una crepa nella mente. Crepe su crepe ti avvicinano alla tua vera natura. La mente ostruisce la creatività. Allora tu non dar retta alla mente questa settimana, aslo por te, fallo per te. Fai ciò che la tua natura istintuale ti comanda. Ok. Vediamo adesso, mettendoci i tarocchi, di cosa parla un po' tutto questo, ok? Allora, ci mettiamo queste. Ricorda che la mente razionale ostruisce la creatività, e qua c'è una donna vestita con un vestito estivo tra le montagne con la neve. È il paradosso, no? Ok. La mente razionale dice: che fai? Non ti puoi mettere il vestitino in mezzo alla neve. No, no, io lo metto. Chiaro, no? Vediamo un po'. Quali sono le dinamiche che
intercorrono in questa settimana affinché noi possiamo manifestare la natura che ci incarna. Sei di bastoni, infatti ti vedo vincente. Ti vedo vincente, il 6 di bastoni ha a che fare con l'orgoglio personale, con il trionfo, con, no? Io voglio vincere in questa situazione col mio mentale, ok. Il giudizio, ti darai conto di questo. Il giudizio è proprio la rinascita di questa tua forza. E il 7 di denari. Allora, questa è la settimana in cui ti vedo emergere da uno stato di sonno, da vittima a mago, investendo col 7 di denari in tutto ciò che ha a che fare con questo tuo risveglio, il giudizio 6 di bastoni. Mi parla di più piani. Come ti approcci tu alla realtà con questo risveglio? Lo faccio per me, solo per me, non ascoltando la voce della mente comprensiva di persone che vogliono che io, e persone che sono espressione del mio ego e quindi che vogliono portarmi su un'altra strada, nella strada della penuria emozionale. Io reagisco in più situazioni in questo modo. E cosa faccio col 7 di denari? Investo in questo mio nuovo approccio in tutti gli ambiti. Ok. Vediamo due altre, cosa accade in questa settimana. Ti vedo festeggiare, 3 di coppe, celebrare, ti vedo condividere questo tuo essere risvegliata in questa forma con amici, ti vedo festeggiare, celebrare, vedo chiamate di amici con cui ti senti felice, vedo l'apertura al nuovo, nuove amicizie anche. Vediamo un'altra. E poi col 4 di coppe ti vedo escludere tutte quelle persone squalo che sono espressione del tuo ego. Ma ti vedo più che altro condividere, prendi ferma risoluzione che vuoi condividere la tua quotidianità in questa settimana con persone sulla tua stessa lunghezza d'onda. 4 di coppe, rifiutando altre persone che non sono alla tua altezza frequenziale. Assolutamente sì. Ti vedo proprio rifiutare, rifiutare inviti, rifiutare, sì. Vediamo un po'. Vediamo un po' energia positiva per te in questa settimana. 3 di bastoni, vedo un'apertura di cammino grazie a questo nuovo approccio che hai, Vediamo cosa porta l'energia del 7 di denari. L'eremita, ti vedo andarci prudente con quelle persone che non hanno la tua stessa frequenza, Ti vedo proprio andarci prudente, aspettare per vedere. Una carta su 4 di coppe. La regina di spade, ti vedo proprio tagliare corto con le persone che ti possono chiamare che non viaggiano alla tua frequenza, a cui dici no, stavolta no. Ok. Energia negativa. 9 di spade, puoi essere un po' preoccupata perché ti chiamano delle persone per vederti, o una persona o delle persone per vedersi, per fare qualcosa insieme. Ti vedo un po' preoccupata, per alcuni di voi non siete nel miglior momento di accettare queste persone o una persona, ci andate prudenti, tagliate corto, siete un po' preoccupate per questo. Sì, paggio di bastoni, di queste comunicazioni che arrivano da parte di una o più persone che non viaggiano alla tua frequenza. Però c'è un'apertura di cammino, perché tu, questa è la settimana in cui tu ferma risoluzione di questo tuo nuovo status, si aprirà un nuovo cammino per te, farai passi nuovi. Ok, vediamo un po' cosa ti dice l'ultima carta dell'oracolo che hai scelto. Spada, fai il cambio, vedi che ti ho detto? Regina di spade, fai il cambio, tu farai un cambio di amicizie, un cambio di persone che non vibrano la tua frequenza. Però, ragazze mie e ragazzi, il cambio lo fate partendo da una consapevolezza diversa, non essendo vittime delle persone che non vibrano la tua frequenza e che non accetti più, ma vedendo quelle persone come la proiezione della tua anima, un'immagine della tua anima, affinché tu potessi sviluppare un'espansione maggiore di te stessa. Va bene? Ok. Quindi, ragazze mie e ragazzi, adesso passiamo all'amore. Allora,
Andiamo a vedere nell'amore cosa accade, sia che tu abbia una persona che non ci sia nessuno. Mettiamo prima di tutto una carta oracolare nell'amore, poi ci facciamo la stesa tradizionale. Amore, per le mie ragazze e i miei ragazzi del secondo mazzo di oracoli. Qual è l'energia? Perdona, rosso, perdona. O c'è qualcuno che chiede un perdono, o sei tu che inizi a perdonare gli eventi della tua vita che hai proiettato in qualità di vittima e non in qualità di mago, quindi rendendoti, come ti ho detto nella stessa precedente, responsabile e consapevole che tutti gli eventi, persone e circostanze li hai creati tu, in qualità di anima, in qualità di karma, affinché tu potessi sciogliere le tue paure e i tuoi attaccamenti. Quindi è sia una persona che ti chiede perdono, sia un tuo perdono innescato a livello del subconscio nel rilasciare, nel pacificare gli eventi del tuo passato con l'accettazione consapevole che sei tu ad averli creati per il tuo massimo bene. Ok. Andiamo a vedere. Mettiamo una carta guida. Carta guida. Amore. Carta guida. 6 di denari. Il 6 di denari mi parla di un'energia di equilibrio. Ti vedo concentrata sul tuo lavoro, le tue cose, fare andare bene le cose. Alcune di voi sono già in relazione e quindi il 6 di denari mi parla di un'energia che va tutto bene. Potrebbe andare meglio, però nel frattempo va tutto bene. Oppure semplicemente la tua energia concentrata sul tuo lavoro, sulle tue cose, sui tuoi affari, su quello che ti compete, insomma. 7 di denari. Mi parla che stai aspettando l'amore o stai aspettando qualcuno o qualcosa. Nel frattempo, 6 denari mi dice che le cose stanno procedendo nella tua vita, a prescindere, mi dicono, ti concentri sulle tue cose personali. Ok. Qua c'è comunque sia qualcuno, quindi puoi essere tu, concentrata sulle sue cose lavorative. Ok. Vediamo un po' cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Amore. Amore. Nove di coppe, 10 di spade. Non arrivi a conseguire una soddisfazione piena. Anche se le cose possono stare andando bene, un equilibrio. 9 di coppe, 10 di spade è come se la soddisfazione personale non arriva ancora del tutto ad esserci. Magari per motivi di lavoro o per motivi amorosi. Una mancata soddisfazione totale, mi dice. Va bene, vediamo un po'. Energia attuale, energia positiva, energia negativa. Energia passata, futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo 10 di spade, 3 di denari, la papessa, 8 di bastoni, la torre. Allora, io qua vedo un'energia molto concentrata, io credo che sia tu. Allora, qua c'è stata una rottura, un cambio. Questo ha portato a un lavoro su di te, 8 di bastoni, la papessa. Un lavoro su di te che ha portato a concentrarti sul tuo lavoro, sulle tue cose, un lavoro interno che ti ha portato a riversare questa energia di lavoro su se stessi, nella collaborazione, nel tuo lavoro, nelle tue cose. In amore qua vedo o silenzio o chiusura con qualcuno o situazione criptica. Una rottura. Porta il segno del pesci. Vediamo un po' che succede qua. Energia attuale, cosa succede in amore? Qua vedo 9 di bastoni. Vedo della stanchezza al momento attuale. Vedo stanchezza. Può essere per altre questioni, lavorative, economiche. Vedo stanchezza. Il 9 di bastoni qua ha a che fare con una stanchezza. Vediamo il positivo. 5 di denari, forse per problemi di
più che altro di natura economica. Vedo una situazione di stanchezza che non te la sta facendo facile in questo momento, mi parla di altre questioni, magari di natura lavorativa, economica. Mm. Però il 5 di denari che mi parla di una sensazione di penuria su più ambiti, a livello emozionale o a livello lavorativo o ambedue, è al positivo. Ciò vuol dire che la settimana che sta arrivando porta a un miglioramento di questa condizione. Dal 5 passiamo al 6, a un equilibrio. Vediamo il blocco qual è. L'asso di spade al blocco. Forse c'è mancanza di chiarezza con qualcuno, mancanza di comunicazione, che genera una stanchezza a più livelli, oppure non avere chiaro nell'amore qualcosa. La mancanza di chiarezza genera una stanchezza su più fronti. Vediamo che è successo qua. Il diavolo. Sì, 7 di spade. Allora ragazzi, qua avete avuto a che fare con una persona che ha mentito, ha ingannato, ha nascosto, ha manipolato. Quindi come riflesso della tua anima ti ha fatto vedere degli attaccamenti tuoi interni grazie a riflesso con questa persona che mi hai proiettato. Quindi adesso stai un po' sulla difensiva, c'è stanchezza, mancanza di chiarezza, perché qua c'è una persona, 7 di spade, o che è stata evasiva, ha pensato ai suoi interessi personali, o che ci ha nascosto qualcosa, triangolazioni, bugie, inganni, menzogne, e tu ti sei sentita così abbassata d'animo, no? E immagino che tu abbia fatto l'accoglienza dell'emozione, no? L'accoglienza dell'emozione del tradimento della fiducia, del tradimento di fatto, dell'abbandono, della tristezza, è come se è un momento proprio evolutivo, tant'è che l'hai superato già in questa settimana, dal 5 passiamo al 6. Magari non sapevi cosa volesse questa persona, mancanza di chiarezza che ha generato pesantezza, ok. Vediamo che succede qua, prossimi 5-7 giorni. Eccolo, re di bastoni c'è. La temperanza e la luna. C'è chiaramente una persona che vuole fare la pace con te, però a te ti vedo con dei dubbi interiori e delle paure ad aprirti, perché non sai a soddisfare al blocco se ti puoi fidare oppure no. Ecco il perdono, quindi c'è una persona che ti chiede perdono. Quindi, allora, qua si vede chiaramente che una situazione di limite o di stanchezza si supera. Hai avuto a che fare, può essere la stessa persona con cui hai avuto a che fare nel recente passato, con cui la cosa non è assolutamente conclusa, 9 di bastoni non è un 10. Diciamo che qua c'è il 10 di spade, una situazione difficile, no? Perché questa situazione è difficile? Una persona con cui hai avuto a che fare, che ti ha proiettato come immagine della tua anima, perché sei tu che proietti queste immagini, la manipolazione, il tradimento, le bugie, la mancanza di fiducia, tutto questo, che ti ha generato mancanza di chiarezza da cosa volesse da te questa persona. Che succede? Che questo ti ha generato stanchezza, sensazione di mancanza, però questo è positivo. Tant'è che qua abbiamo questa persona, re di bastoni, la temperanza, che vuole intendersi con te, fare la chiarezza che sta al blocco. La temperanza ne parla di una bella energia, di intendersi, di fare la pace, farà delle azioni. Il re di bastoni è colui che agisce mettendo sforzo e impegno in una comunicazione chiara. La temperanza è una comunicazione di equilibrio, per mettere equilibrio laddove non c'era, laddove non sapevi. Però tu hai paura, la luna, hai paura che questa persona ti possa ingannare di nuovo, ti possa mentire di nuovo. Quindi ragazze mie e ragazzi, io vi dico di fare l'esercizio delle emozioni. Chiediti perché hai paura, fatti inglobare dalla paura. Chiediti perché hai paura, la dea dell'abbandono, la dea del tradimento, affidati, come vi ho detto nel video magia pratica, e mi risolvete questa situazione. Questo per le ragazze e i ragazzi che hanno già questa persona. Per le ragazze single dite no, io questa persona non esiste, ok? Tu diciamo che se non c'è nessuno, diciamo che hai evitato di aprirti all'altro fuori da te, essendo magari venendo fuori da situazioni difficili, diventando più egoista nel senso migliore del termine, diciamo, e non ti vuoi aprire all'altro. Hai paura di aprirti all'altro perché hai messo tanto a recuperare te stessa, hai evitato l'altra persona, chiunque l'altro fosse, ti sei dedicata alle tue cose personali, lavoro, denaro, 7 denari, abbiamo visto là sotto,
sei molto stanca di questo, stai molto pensando degli obiettivi personali, lavorativi, economici, che succede? Che qua arriva una persona, in questa settimana, Re di bastoni, temperanza. Una persona che vuole mettere sforzo, impegno, ottima comunicazione, a cui piaci tanto e interessi tanto. Tu fai un po' di fatica ad aprirti con la luna perché vieni da esperienze un po' difficili. Ok? Questo succede, però sapete come si fa? Non mi metto a rifare il podcast, no? Sapete come si fa, come si includono la luna. Ricordiamo che la luna, come vi ho spiegato nel video degli arcani maggiori, è la parte femminile, l'anima. Piuttosto che avere paura delle profondità dell'anima, tu devi utilizzare gli strumenti dell'anima per aprirti a cosa? All'intuizione, al femminile. Questa è una persona che rimarca il tuo femminile, vuole farlo uscire. Cos'è il femminile? La fede in ciò che non si vede, la fede nella magia dell'esistenza. Va bene? Allora, qua abbiamo forti segni del Capricorno, Ariete, Leone, Sagittario e Cancro, che può essere tuo, della persona di interesse, della persona che arriva, o può essere anche l'ascendente, Luna o Venere. Va bene? Vediamo un po' cosa viene dopo la Luna. Ne ho messe due. Regina di bastoni. Regina di bastoni, re e regina di bastoni. Io qua vedo che l'ultima parola è la tua. L'ultima parola è la tua. Qua c'è una coppia, re e regina di bastoni, c'è una fortissima intesa passionale, sessuale e anche due persone che vogliono avere il controllo. Quindi c'è una fortissima intesa che deve essere filtrata, che verrà filtrata dalle tue paure e tu devi riportarla alle tue intuizioni. Sapete, la regina dei bastoni è anche la maga, no? Con l'ausilio del potere della luna, cioè l'ausilio della fede, può ribaltare qualsiasi tipo di realtà. A questa persona piaci da impazzire e vedo che l'ultima parola è la tua. Va bene? Ok, andiamo a vedere cosa ci aggiungono i mini tarocchi oppure cosa ci chiariscono, cosa ci confermano. Nove di bastoni, energia attuale. 9 di bastoni, energia attuale. Il sole, come se non arrivi ad essere completamente felice in questo momento. Lo vedevamo anche dal taglio, quel 9 di coppe e il 10 di spade, no? Non arrivo ancora a essere completamente soddisfatta e felice, perché c'è stanchezza in una relazione oppure nell'amore. 5 di denari al positivo. 7 di denari. Mi dicono che l'attesa, la tua attesa verrà ripagata. A questo punto ti dico anche un'altra cosa. La situazione migliora. Questa persona aspetta i tuoi tempi, perché io ti dico che qua ti ho detto già che l'ultima parola è la tua, va bene? E io qua col 7 denari vedo che l'attesa ti può stupire, il fatto che tu lo fai attendere questa persona ti potrà stupire. Vediamo quest'asso di spade al blocco. L'8 di bastoni. Non hai chiarezza se con questa persona può avanzare, può funzionare, perché non vi parlate secondo me. Oppure c'è mancanza di chiarezza da cosa vuole questa persona da te se è una persona nuova, tant'è che la fai attendere, ok? L'ultima parola poi è la tua. Oppure se è una persona che già conosci, mancanza di chiarezza, di comunicazione. Vediamo il 7 di spade, il diavolo, 7 di spade, diavolo, la forza. Sì, c'è qua una persona magari prepotente, che voleva tenere le cose sotto controllo, magari ha mentito, ha manipolato le cose. Vediamo 7 di spade, il diavolo di nuovo. Il carro. Cioè, e qua da una parte c'era una persona che voleva mettere sforzo e impegno, dall'altra no. Oppure qua io vedo che magari c'era il problema di una distanza che ti ha fatto fare dei film mentali, o una persona che ha pensato molto ai propri interessi, avere il controllo delle situazioni dei suoi interessi. Vediamo questo re di bastoni. E il mondo, una nuova tappa si apre, la temperanza, e qua c'è un re di coppe però. Qua c'è una persona aperta emozionalmente, questa è una persona che ti farà ricredere, tant'è che io ti dico adesso,
Ti farà ricredere questa persona o ti farà ricredere nell'amore se è una persona nuova? L'attesa qua del 7 di denari è l'attesa positiva, che ti permetterà di vedere le azioni di questa persona, che sono volte all'equilibrio e alla bellezza, per eludere le tue paure. Vediamo la luna. La giustizia. Hai paura che le cose vengano non siano giuste, hai paura che non sia una persona giusta, sei una persona nuova, hai paura che non si faccia giustizia, che vengano sistemate le cose che devono essere sistemate, le cose oscure, le cose non dette, le cose... C'è paura di non fare la cosa giusta da parte tua, c'è paura che questa persona sia ingiusta come l'altra oppure sia ingiusta come lo è stato nel passato. Però la giustizia divina entra in merito, cioè ti fa rendere le cose giuste. Vediamo la regina di bastoni. Tant'è che te la prendi con calma per questo motivo, per sondare, mi spiego. La regina di bastoni, il paggio di denari. Alla fine accetti l'invito. Accetti l'invito perché ti dimostra questa persona, è una sorpresa per te, va bene? Allora, qua continuiamo ad avere i segni del leone, cancro, pesci, scorpione, bilancia, leone. Ok. Vediamo un po' cosa ti dirà questa persona. Cosa ti dirà questa persona? Io vivo con lei il divenire di un amore e io stesso vi assisto quasi invisibile, sebbene visibile le stia vicino. Come una danza a due che è da uno solo ballata, così è la mia relazione con lei. Io sono nella mia invisibilità il suo unico e solo danzatore. Ella si muove come in sogno e crede di essere sola, eppur si muove con un altro e quell'altro sono io, visibile quando sono presente invisibilmente. Allora, questa è una persona che aspetta i tuoi tempi, è vicino a te anche se tu non lo accetti subito, è vicino a te anche se tu stai sulle tue inizialmente, va bene? Perché è una persona di spessore morale, re di coppe. Cos'altro ti dice questa persona? Sai che succede quando ti guardo negli occhi? Le mie gambe tremano e crollano le mie corazze. Davanti a te questa persona è senza filtri. Ok. Andiamo a vedere ancora cosa ti dice questa persona. Non riesco più a immaginare la mia vita senza di te. Quindi, ragazze e miei ragazzi, se è una persona che già conosci, qua ribaltiamo completamente il concetto, perché una persona mette sforzo e impegno nel manifestare le proprie emozioni, nel collaborare aprendosi verbalmente per eludere ogni tuo dubbio, nonostante tu li possa nutrire perché non ti fidi, per mancanza di chiarezza, ci vai con calma, ma alla fine verrà ripagata la tua pazienza. Ok? Wow, mettiamoci adesso l'ultima carta dei Rider-Waite. E il mago, la manifestazione, un inizio. Una persona che vuole manifestare un inizio, e te l'ho detto anche qui, che alla fine tu mi accetti questa opportunità. Guarda il 7 di spade, da che tu ti defilavi un po', da che sei stata un po' più evasiva, o c'è il mago che è la manifestazione di tutto quello che ti ho detto, al di là della mancanza di fiducia nell'amore o al di là dei comportamenti disonesti. Vedi che ti hanno dato queste bugie o comportamenti disonesti, dolore, 5 di coppe, va bene, ti apri all'inizio, ti apri al nuovo. Ok, bellissimo. Mettiamoci un'altra carta degli oracoli che mi hai scelto. E qua ti vedo splendere, leona, e qua abbiamo anche il segno del leone, ti vedo splendere. E ti ha sganato tutto stu sgalones. Qua io vedo una donna splendida, anche se sei uomo, che gode pienamente del suo diritto a manifestare ciò che merita, che decide lei, che ha il potere nelle mani, che è fiera di essere quello che è. Le sue ferite sono diventate diamanti, tant'è che adesso sceglie consapevolmente come un mago cosa creare della sua realtà e ti vedo felice di farlo. Bellissimo, mettiamoci adesso gli ultimi oracoli, questi. La tribù, co-creare,
Wow! L'isola del tesoro. Allora io qua vedo la tribù che mi parla di incontri, co-creare, venirsi incontro, un po' come il 3 denari, il 6 denari, venirsi incontro, creare, facciamo questo, facciamo quest'altro. L'isola del tesoro, vedrai che questa conoscenza che fai o la persona già che conosci sarà una piacevole scoperta nei giorni a venire. Tu ci vai con calma, qua c'è una tartarughina, ti ho detto che sei tu ad avere l'ultima parola per eludere ogni dubbio, ma poi ti apri e sarà una sorpresa molto bella. Detto questo, ragazzi miei ragazzi, io concludo qui, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il terzo mazzo di oracoli o anche il terzo mazzo. Andiamo a vedere a livello generale cosa accade, dove ci mettono l'attenzione affinché noi possiamo andare incontro al nostro destino voluto dalla nostra anima in questa settimana nel migliore dei modi. E poi ci andiamo ad analizzare l'amore. Allora, vediamo. Con quale archetipo abbiamo a che fare in questa settimana? Con quale modello di riferimento? Il buffone rivela le emozioni senza timore, aiuta la gente a rendersi conto di quello che è assurdo e dell'ipocrisia. Ok, allora, questa è la settimana in cui ti renderai conto che qua c'è una maschera, va bene? Una maschera. Come vi ho spiegato in altri video, la parola maschera viene dall'etrusco persu. Scusami, la parola persona viene dall'etrusco persu, che significa maschera. E gli etruschi utilizzavano le maschere durante il teatro, quindi nel teatro, nella scena della vita, in questa settimana, tu ti renderai conto che ogni persona che incontri, comprensiva degli eventi, è una maschera del divino. Cioè il divino si manifesta a te sotto forma di persone, eventi o circostanze affinché tu possa sciogliere attaccamenti, paure e resistenze all'amore, cioè al darti, al darsi. Quindi puoi avere a che fare con persone anche, ti rendi conto di persone che utilizzano una maschera nel senso, non nel senso che ti ho appena descritto, ma coesiste anche quello. Persone che non dicono la verità su alcune cose e tu percepisci a livello emozionale altro da quello che dicono, che nascondono alcune cose. Quindi è come se, oppure puoi essere tu che ti trovi in circostanze dove il tuo ego ti fa mascherare la tua vera essenza, la tua mente razionale ti dice non mostrarti in un certo modo, non è giusto mostrarti in un certo modo, rimani dentro il tuo orticello. In qualsiasi circostanza ti troverai a vivere in questa settimana o in un senso o nell'altro, quindi o il tuo ego ti dice, la tua mente razionale, no, non osare esprimere la tua verità, oppure persone che mascherano la propria verità, in entrambi i casi stai avendo a che fare con una dinamica funzionale al rilascio delle tue paure e dei tuoi attaccamenti. Va bene? Accogliendo le emozioni, eccetera. Quando hai a che fare con delle persone che non dicono la verità, tu te ne accorgi e quello ti crea un'emozione negativa, che tu giudichi negativa, devi sentire il fatto che non stai tu esprimendo la tua verità essenziale. Oppure se la stai esprimendo e hai a che fare con queste persone, ti viene chiesto di continuare a esprimerla perché sono test che forgiano la tua essenza, ti avvicinano sempre di più alla vera natura della tua essenza, ok? Allora, voglio metterci, non l'ho fatto l'altra variante, due carte di queste, che sono le carte delle vite passate, però danno delle parole chiave, delle informazioni in più su questa dinamica. Vediamo un po' con che dinamiche avrai a che fare in questa settimana a livello generale. Una parola chiave. Sulla salute.
Mm. Allora, la salute psicofisica, la vera salute ha a che fare con la tua vera natura. Si aprirebbe un podcast adesso, però cerco di essere breve. Allora, qualcuno ti dice che se per la tua salute è meglio che fai in un certo modo, ma il tuo istinto ti dice il contrario. Segui il tuo istinto. Ti faccio esempi proprio pratici. Qualcun altro a cui hai delegato l'autorità esterna, la tua autorità, hai delegato all'esterno la tua autorità personale, ti può manipolare dicendo che alcune cose vanno bene per te, altre no, per la tua salute psicofisica o psicofisica o entrambe. Segui il tuo istinto, segui la verità, va bene? Segui la tua verità, non seguire quella degli altri. Oppure alcune persone ti stanno mentendo sulla loro salute psicofisica e questa cosa può generarti un po' di inquietudine. Allora, accogli la dea dell'inquietudine, accogli la dea, dai un nome a questa dea, come vi sto insegnando sempre, come vi sottolineo nel video, nel podcast che ho fatto, magia pratica. Accogliere l'emozione che ti arriva grazie a un evento che è ente, entità, spirito. Va bene? Molte di voi hanno a che fare con, stanno a livello psicofisico un po' giù. La consapevolezza rende l'uomo libero come la conoscenza. Se segui la mente razionale, ti senti vittima e quindi ti spegni anche dal punto di vista creativo e anche energetico. Se segui la mente, la sovramente, che sono le tue immagini belle, bellissime che vengono dall'anima, come vi dico sempre, l'immaginazione crea e guarisce. Tu immaginati in salute, in piena salute, immaginati proprio, utilizza l'occhio, il terzo occhio ad occhi chiusi per vederti saltare, saltellare, e, anche se la tua mente razionale ti dice ma che fai? È tutta una scemenza, non l'ascoltare, buffone, non l'ascoltare. In tutte queste dinamiche tu sperimenterai un allargamento di coscienza. Ok, andiamo a vedere. Voglio mettere una parola chiave per te in questa settimana. Insegnamento. Allora, l'insegnamento che tu apprenderai in questa settimana ha a che fare con un risveglio della tua salute psicofisica e un allargamento della tua coscienza grazie a quello che ti capiterà con queste dinamiche che ti ho appena descritto. Alcuni di voi insegnano la salute, alcuni di voi sono medici, lo so, e anche non solo medici tradizionali, cioè illuminati, anche medici olistici. Quindi è come se vi trovate a che fare in questa settimana con delle maschere in cui dovete vedere il divino anche dietro a quelle maschere e da lì ne trarrete insegnamento. Ok. Cioè, se fate un lavoro di insegnare la salute, la guarigione emozionale che si riversa a livello di psicofisico, vi viene chiesto di insegnare qual è la verità e che il corpo fisico non può prescindere dall'anima che lo incarna e ogni disarmonia fisica ha a che fare con una disarmonia spirituale. Corpo e anima sono un'unica cosa. Il corpo è il tempio dell'anima, è il veicolo dell'anima in questa incarnazione, su questa terra. Allora, una cosa non può escludere l'altra. La mente razionale non può escludere la mente intuitiva e così le polarità devono convivere e questo è l'insegnamento che dovete dare. Se fate un lavoro di insegnamento. Ok. E andiamo a vedere cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Mettiamoci questi. Cosa ci raccontano i tarocchi oltre a quello che abbiamo detto? Quindi cosa accade in questa settimana? 9 di spade,
po' di preoccupazioni avete qua, perché un po' di paure ci sono. La forza, vi vedo voler tenere sotto controllo delle situazioni, voler uscire da una situazione di paura o di tensione. 2 di spade, ok. Allora, qua c'è la vostra mente che vi sta attanagliando su qualche cosa. O già lo state vivendo in questo momento, volete uscire da un conflitto mentale riguardante o la salute psicofisica vostra o di qualcuno. Ricordate che ci sono delle maschere. Tutto è espressione del divino, tutto è una maschera del divino. E quindi qua io ti vedo cercare di avere il controllo, di avere forza per uscire fuori da uno stato mentale che ti sta somatizzando anche nel corpo. Ti ho detto come si fa. E che alla fine della settimana tu te ne esci con un grande insegnamento. Vedi 9 di bastoni, c'è un po' di paura. Vediamo 2 altre. 5 di bastoni. L'eremita. Io qua vedo conflitti con qualcuno e sei preoccupata per dei contrasti che ci possono essere già in corso in questo momento con qualcuno, su vari piani lavorativo, amici, familiari, parenti, altre persone. Sei preoccupata per, o preoccupato per una mancanza di intendimento, dei contrasti, conflitti con delle persone. E ti vedo riflettere, ti vedo andarci prudente, perché non sai, non vuoi fare le cose affrettate, ti vedo andarci prudente cercando di avere una visione chiara e diversa delle cose. Ti ho detto come si fa, va bene? Magari non sai cosa pensare di qualcuno e l'eremita è una carta che ci insegna la saggezza, cercare dentro di te le risposte che vuoi trovare fuori. L'eremita guarda il 5 di bastoni dove ci sono altre persone, mi spiego. L'eremita cerca dentro se stesso le risposte ai conflitti con gli altri. Va bene? Vediamo un po' energia positiva per te in questa settimana. Qua viene l'8 di coppe, c'è un cambio emozionale, vedete, l'ho detto. C'è un cambio emozionale, quindi da una situazione di un po' tesa si passa a un cambio emozionale. Che natura è questo cambio emozionale? 8 di coppe. 6 di spade, uscire fuori dalle difficoltà. Queste difficoltà che ti attanagliavano, queste discussioni si risolvono, si esce fuori da una situazione di difficoltà. Anche rispetto a come emergere da uno stato di salute psicofisica un po' più bassa, facendo questo lavoro qui. Vediamo un po'. Energia negativa. Il 3 di denari. Probabilmente non si riesce a venirsi incontro con le persone, o lavoro, denaro, e questo ti può generare un po' di ansia, un po' di stress psicofisico, ok? Io ti dico che la situazione migliora in questa settimana. Vediamo che energia porta l'eremita. Te l'ho detto, migliora, asso di coppe, un risveglio spirituale ed emozionale. L'energia che porta l'eremita cercando le risposte dentro di sé rispetto ai conflitti con gli altri porta un risveglio emozionale, tant'è che ne esce fuori dalle difficoltà e cambiano anche i rapporti che tu come vedi gli altri. Mi parla di tutte le circostanze possibili e immaginabili qua, Ok, vediamo adesso. Ci mettiamo un'altra carta di queste. Il poeta, bellissimo, guarda, riesce a trascendere la mente razionale che ti crea un dramma psicofisico con la poesia. La poesia è la sovramente, cioè il lavoro sulle emozioni che vi ho detto di fare sia in questa stesa che in tutte le volte che ci stiamo sentendo ultimamente, anche nel video Magia Pratica. Il poeta è lo sciamano. Poeta lo chiamiamo da questa parte noi occidentali, ma lo sciamano è la stessa cosa, è un poeta. Che cosa fa lo sciamano e il poeta? Si racconta una storia diversa. Raccontando una storia diversa, tu hai un risveglio spirituale, le tue emozioni cambiano, cambiano anche gli eventi esterni. Quindi capirai tutto in un'altra forma e avrai un grande insegnamento grazie alla mente poetica, alla parte immaginativa. Tu grazie alle immagini guarisci. Va bene? Ok. Detto questo, ragazzi e ragazzi, adesso passiamo all'amore.
Allora, andiamo a vedere nell'amore cosa accade, sia che tu abbia una persona in mente, sia che non ci sia nessuno. Andiamo a vedere un po' con questi oracoli, una carta guida di questi oracoli. Cosa accade in questa settimana, con quale archetipo hai a che fare. L'avvocato. Può darsi che tu sia un avvocato o sia un avvocato la persona tua di interesse o la persona che puoi conoscere in questa settimana. Diciamo che qua dice ti ispira a mettere in pratica la tua compassione. L'aspetto in ombra è abbraccia cause negative o si compromette nelle cause cercando il suo beneficio. Allora, ci sono delle situazioni con le quali tu avrai a che fare che mi parlano di analisi, di una certa analisi di una situazione, dell'amore in sé o di una certa analisi con una persona. E l'aspetto in luce, quello che ti chiede la tua anima a livello relazionale in questa settimana, ti chiede di mettere in pratica la tua compassione. Cos'è la compassione? Viene dal greco pathos, che significa il sentire. Il tuo sentire, quello che senti tu a livello emozionale, grazie a quello che l'amore o l'altra persona fuori da te ti scatena. Ogni persona è una maschera del divino. Ogni evento è una maschera del divino. Quindi metti in pratica la tua compassione, la tua comprensione, comprendi, prendi con te le emozioni che l'altro ti scatena in qualità di enti, entità, spiriti, forze. Ok, andiamo a vedere. Carta guida sull'amore. Cosa accade nell'amore? Carta guida. 10 di spade. Si chiude una tappa. Si chiude una tappa. Abbiamo attraversato una tappa difficile o stiamo attraversando una tappa difficile a livello emozionale. Però questo è un 10, ciò significa si chiude una tappa emozionalmente difficile. Quindi o è tutto rotto con una persona o si è chiusa una tappa emozionale difficile. Eccoti qua, Regina di Spade, che tu sia uomo o donna non importa. O hai deciso tu di chiudere una tappa difficile. Vediamo cosa succede. Sì, c'è qualcosa che hai avuto da ridire a qualcuno, si è chiusa una tappa difficile o è in corso questa chiusura. Vediamo, mettiamone un'altra. Chi viene dopo il 10 di spade? Un 3 di bastoni. Avviene un'apertura di cammino. Un'apertura di cammino, qualcosa di nuovo, un'attesa funzionale a un nuovo equilibrio nella tua vita a livello emozionale. Vediamo un po' cosa ci dicono i tarocchi. Allora. Vediamo cosa succede nell'amore in questa settimana per le mie ragazze e i miei ragazzi della terza variante. Cioè ti metti alle spalle una tappa importante a livello evolutivo, dolorosa per dirla in altri termini. Comprendendo quello che ti ho detto. Cosa avviene nell'amore? Wow! Micidiale, asso di coppia e giudizio, rinascita dell'amore, nuovo amore, rinascita dell'amore proprio. Asso di coppia e giudizio, all'improvviso, inaspettatamente. Questo mi parla anche del tuo risveglio spirituale inaspettato che ti fa vedere proprio la vita meravigliosa come se fossi appena nata, appena nato. Ma c'è l'opportunità d'amore, stiamo facendo una stesa sull'amore con l'altra persona. Mi parlano di un'opportunità d'amore, il giudizio, che ti chiama qualcuno, c'è un rinnovo di una relazione proprio da punto a capo, ok. O è una persona nuova, vediamo. Energia attuale, energia positiva, energia negativa, energia passata, energia futura, energia passata, energia futura, conclusione di energia futura. Qua abbiamo il giudizio, il 2 di coppe, wow, la stella, l'imperatrice, madonna mia, 7 di spade, madonna mia. Cioè guardate che salto da qua a qua. Cioè qua arriva l'amore della tua vita, porca miseria. C'è l'imperatrice, la stella, 2 di coppe, il giudizio. Arriva un amore pieno
che ti farà sognare proprio in grande. Io non lo so se arriva in questa settimana, perché c'è il 3 di bastoni qua subito dopo il 10 di spade e ti chiedono di confidare. Adesso andiamo a vedere qua che dicono, però qualcosa di inverosimile. Qua abbiamo forte il segno del toro, acquario, acquario, che può essere sole, luna, ascendente. Mamma mia, vediamo un po'. Energia attuale, cavaliere di denari, qua è tutto fermo, cioè tutto lento, l'amore non avanza. Vediamo il positivo. La temperanza, comunicazioni arrivano al positivo. Il blocco, il cavaliere di spade, probabilmente qua c'è tensione con qualcuno, tensione forte, o c'è stata una rottura repentina per fraintendimenti o per il carattere di qualcuno, o sono le tue barriere, i limiti che metti davanti all'amore. Vediamo, passato, 8 di bastoni, il sole. Io qua vedo che c'era una bellissima intesa con qualcuno, il sole è 8 di bastoni. Magari è nata da poco, è nata una bellissima amicizia, adesso la cosa è un po' più lenta. C'era voglia da entrambe le parti, oppure comunque sia nel recente passato siamo a migliaia, no? Vedo un'ottima intesa con qualcuno qui, però adesso va lenta la cosa. Vediamo che succede qua, prossimo futuro, 7-8 giorni, 5 di denari, la torre, caspita, wow, asso di bastoni. Allora, qua io vedo una cosa. Qua molti di voi hanno già una relazione con qualcuno, stanno conoscendosi con qualcuno, la comunicazione fluisce, però sta andando un po' lenta la cosa qui. Che succede in questa settimana? Succede qualcosa all'improvviso, per motivi di lavoro o di denaro, oppure per motivi, non lo so, adesso andiamo a vedere se ce lo chiariscono bene. Succede qualcosa in questa settimana, è un patatrack in questa settimana, se già sta andando bene, io secondo me perché va lenta la cosa. Va lenta la cosa tra te e questa persona. Che succede? Questa cosa può snervarti o può creare una sensazione di disagio. Questa situazione di disagio esplode in una rottura, in un patatrack, però subito dopo c'è l'asso di bastoni. Cioè subito dopo c'è qualcosa, è come se mi arriva qua forte. Sai di quelle cose che hanno necessità di scoppiare proprio perché si fa spazio al vecchio e così c'è una resurrezione a tutto tondo. Ecco, questo è il caso, anche perché il fondomazzo è potentissimo, eh. Quindi succede qualcosa all'improvviso, Cavaliere di Spade, che genera una mancanza, qualcosa succede. Secondo me perché ci si sente o va lenta la cosa, qua succede qualcosa, o da parte tua che dici no, io così non ci sto, e si rompe la cosa all'improvviso e poi subito dopo asso di bastoni, un nuovo inizio, cioè questo è puntuale proprio per un nuovo inizio, eh. Quindi o succede con la stessa persona con cui siamo già tendenzialmente vicini in relazione, oppure, io qua vedo questo. Hai conosciuto questa persona, la cosa sta andando lenta, gli dai un ultimatum, non ce la fai proprio, e qua arriva una persona nuova che ti sconvolge l'esistenza. Che c'è dopo l'asso di bastoni? È il 3 di coppe. Per molti è una riconciliazione, quindi arriva questa cosa puntuale. Adesso andiamo a vedere che si tratta sta rottura, sto patatrack. Per altre invece, le ragazze singolo, io vedo che ti sei aperta alla vita, alle nuove conoscenze, però l'amore sta andando lento. Che succede? Che qua arriva all'improvviso una persona. Arriva all'improvviso, ti sciocca questa cosa, una persona. La puoi conoscere proprio all'improvviso, la torre spesso è anche un colpo di fulmine, e la puoi conoscere all'improvviso questa persona con un gruppo di amici quando esci. E qua vedo che si crea subito un'ottima intesa, straordinaria intesa, e l'attesa ti farà vedere che questa è una persona di grande spessore, ricordiamo qua. Mamma che shock! Vediamo un po' cosa ci aggiungono i mini tarocchi o cosa ci confermano. Allora, Cavaliere di Denari. Cavaliere di Denari, energia attuale, cosa succede nell'amore?
L'asso di denari, qua vedo una persona molto concentrata sul suo lavoro, sulle sue cose, la cosa può andare lento per questo motivo. Regina di denari, puoi essere tu. Vediamo un po'. La temperanza al positivo, l'otto di spade. Puoi vedere un blocco a un certo punto di questa settimana, puoi non vedere via d'uscita rispetto a una situazione, ma questo si sblocca con un bellissimo dialogo che arriva a fine della settimana. Ti puoi sentire frustrata, frustrata, non lo so, qualcosa che accade qua. Vediamo questo cavaliere di spade al blocco, paggio di spade. O qua vieni a sapere qualche cosa che ti fa perdere la fiducia da parte di qualcuno e tu lo mandi proprio a quel paese, però dopo c'è subito una riconciliazione. Perché il cavaliere di spade al blocco? 6 di coppe. Secondo me venite a sapere che la vostra persona di interesse può aver ricontattato, la può aver ricontattata un'altra persona, una sua ex, oppure secondo me venite a sapere questo. Ci sarà un patatrack, però dopo ci sarà qualcosa di magnifico, meraviglioso. Che c'è sto paggio di spade, cavaliere di spade qua al blocco, sono comunicazioni repentine che non vuoi vedere arrivare, che non vuoi, riguardanti o una terza persona o la mancanza di fiducia tua nei confronti di questa energia preziosa che c'è con questa persona. Vediamo questo sole e l'otto di coppe, sole 8 di coppe, scusami, sole 8 di bastoni, sole 8 di bastoni nel passato, 10 denari, vedi c'è una bella energia con qualcuno qua, sole 10, sole 8 di bastoni, regina di spade, qua c'è una bellissima energia con qualcuno, però ti vedo un po' sulla difensiva anche qua nel passato, forse perché questa persona ha dei figli o lavora fuori, responsabilità familiari. Qua c'è 10 di spade nuovo, 10 di spade di nuovo. Allora, se sì, per esempio, io credo ti sei aperta alla vita, alle nuove conoscenze, magari è già entrata questa nuova conoscenza per te, no? A un certo punto succede qualche cosa, una mancanza di fiducia, dovuta a eventi del passato. Non so se da parte tua o da parte di questa persona, però subito dopo c'è un inizio. Oppure qua se sei singolo, io vedo che qua ti sei dedicata ai tuoi figli o alla tua famiglia, al tuo lavoro, ti sei aperta, energia vitale, nonostante stai un po' sulla difensiva rispetto all'amore. Perché stai sulla difensiva rispetto all'amore e ti sei concentrata sul tuo lavoro o concentrato sul tuo lavoro, le tue responsabilità? Perché non ti fidi tanto dell'amore perché stai avendo a che fare con elaborazioni del tuo passato ancora, no? Che succede qua? All'improvviso succede qualche cosa. Vediamo di che si tratta questa persona nuova, vediamo il 5 di denari. La torre, vedi? Succede qualche cosa che ha a che fare con o di lavoro, 3 i denari, 6 di spade, o qualcuno deve andare fuori per lavoro all'improvviso, avete fatto dei piani, deve andare fuori all'improvviso per lavoro. Perché la torre? Questa torre, perché questa torre? Il cavaliere di coppe. O non vi potete incontrare per motivi di lavoro, non vi potete incontrare, questo ti genera tensione. Succede qualcosa qua. Questa torre qua. Gli amanti. Re di bastoni. Alcuni di voi vengono a scoprire che c'è un'altra persona che sta influenzando questa persona qui, però è qualcosa di puntuale perché non è così, tutto si sistema. Oppure venite a sapere qualcosa riguardo all'amore, riguardo a questa persona che non vi piace, che vi fa sentire un po' insoddisfatte, diciamo, mancanza di fiducia avete, e poi subito dopo c'è qualcos'altro di bello, capito? Rispetto sempre a questa persona, o può essere una persona nuova. Dammene un'altra su questa torre, perché la torre? Il carro, secondo me è mancato avanzamento da un momento all'altro per motivi, guarda, litigi o per terze persone, 5 di bastoni, o per motivi di lavoro. Succede una cosa che o per terze persone, per mancanza di fiducia per queste terze persone ti può generare, oppure per motivi di lavoro non si può fare qualcosa insieme, qualcosa succede di questa natura che ti rende a un certo punto
bloccata, bloccato. Possono essere anche figli, per motivi di figli. Non ti puoi spostare per i figli, o tuoi o suoi, che si mettono in mezzo, paggio di spade, non lo so. Però qua tutto si sistema, fammi vedere, asso di bastoni. E infatti la ruota, all'improvviso tutto si sistema, cavallo di bastoni è repentina la cosa, è tre di coppe, questa riconciliazione. E l'eremita, ci sarà questa riconciliazione ma ti vedo andarci cauta, perché vuoi sondare, o cauto. Sì, ci sarà una riconciliazione all'improvviso ma ti vedo andarci cauta o cauto, quindi rispetto alle situazioni descritte. Quindi mi raccomando ragazze, qua c'è una prova karmica importante, se me la superate, voglio dire, fate dei salti da gigante, perché ragazze qua c'è una bomba, c'è qua dietro. Avete capito, no? Stella, imperatrice, due di coppe, giudizio. Voglio fare una cosa, qual è la tua energia rispetto a questa persona che arriva? L'imperatore, tu sei molto seria rispetto a questa persona. L'eremita, guarda, ti vedo prudente nei confronti di questa persona. L'imperatore, vuoi avere il controllo delle situazioni, ci vai prudente. Vediamo qual è l'energia di questa persona nei tuoi confronti. Il 4 di spade. Vedi una persona che può stare in silenzio, o per un silenzio, da un momento all'altro c'è silenzio, o si sta già avendo questo silenzio, e poi all'improvviso c'è un patatrack, cioè, o meglio, scusami, il silenzio e il patatrack è dovuto a un silenzio, secondo me. Vediamo un po' quali sono le intenzioni di questa persona nei tuoi confronti. 6 di spade, può esserci un allontanamento repentino, guarda, 3 di bastoni, ci può essere un allontanamento repentino di questa persona, una distanza per lavoro, un silenzio, una distanza per lavoro, o qualcuno che mette un po' zizzania, non lo so, però dopo vedo una riconciliazione piena. Vediamo un po' le azioni che farà questa persona nei tuoi confronti. Qua c'è il re di denari, lo vediamo come una persona di spessore qua. E te lo dico, te lo dicevo per il fondomazzo di prima. Guarda, qua abbiamo, scusate, stanno al contrario, abbiamo l'asso dei denari, il re di denari. Qua è una persona responsabile delle sue azioni, può avere delle responsabilità di natura lavorativa, però lo vediamo in veste di una persona di spessore, che ha sì l'intenzione concreta con te, ma possono esserci anche altre cose che possono distrarre la persona di natura lavorativa o di sue responsabilità. Notte girate, sapete, io non leggo le carte al contrario, l'avrò mischiato al contrario. Wow, mamma che bomba qua, che succede? Qua abbiamo forti segni dell'Ariete, Sagittario, Acquario, Gemelli, Bilancia, Toro, Vergine, Capricorno, Gemelli, che può essere Luna, Ascendente o Sole, Leone. Vediamo cosa ti dirà questa persona. Siamo un esempio di bellezza, amore e poesia, noi siamo l'amore. Crede molto in questa storia, o crederà molto in questa storia. Cos'altro ti dirà? Mi sono dovuto allontanare per capire che ti ho sempre amato. Guarda, qua c'è un allontanamento, o si sta già avendo in questo momento. Oppure conosci questa persona, sto di denari, a un certo punto succede un patatrack che non c'è più comunicazione, tu te la prendi, non lo so, magari ti dicono alcune cose, tu immagini qualcosa, hai mancanza di fiducia, boom, c'è un patatrack. Mi sono dovuto allontanare per capire che ti ho sempre amato, e te l'ho detto prima. Qua c'è amore che si rivela, tant'è che poi questo arriva, però tu stai un attimo sulla difensiva, dici, ma vediamo un po', tant'è che c'è l'apertura di cammino qua. Cos'altro ti dice? Ti sogno ogni notte, questa è una persona che ti sogna ogni notte o che ti sognerà ogni notte. Là là! Mamma ragazzi, che viaggio! Fatemi mettere l'ultima carta dei Rider White. La papessa, vedi? Qua io vedo che ci sarà silenzio da un momento all'altro, già si sta avendo questo silenzio. E poi patatrack, subito qualcosa in positivo. Vedi il 9 di spade perché c'è silenzio, o magari tu si immagini che c'è un'altra persona, è tutto frutto della tua immaginazione. O comunque qua succede qualche cosa di stravolgente in positivo. Vediamo
Perché la papessa? 4 di denari, perché si richiude questa persona secondo me da un momento all'altro, o si sta già richiudendo, oppure si richiude appena lo conosci. Però qua abbiate pazienza un po', perché qua arriva qualche cosa, Mamma che avventure. Vediamo un po' l'ultima carta dell'oracolo, quello che mi hai scelto. Esorcista. Qua avverrà un esorcismo, cioè ci sarà qualcosa che è funzionale a quello che deve accadere in qualità di espansione della tua coscienza. Libera te stesso e gli altri dagli impulsi distruttivi. Ti ho detto qua c'è qualcosa che ti fa arrabbiare o che fa arrabbiare questa persona, arriva per un motivo. Qua dice paura ad affrontare i propri demoni interni, no? Allora, sapete come si fa, ragazze mie e ragazzi? Questa è una grande prova karmica voluta dal karma affinché tu accolga le tue emozioni in qualità di divinità e ti dai amore alle tue emozioni, devi dare amore alle tue emozioni, devi accoglierle. E ci sarà un esorcismo rispetto, cioè verrai liberato da queste sensazioni di penuria, ok? Mamma mia, che viaggio, ragazzi! Allora, andiamo a vedere ancora cosa ci aggiungono gli oracoli. Riparare. La storia è infinita. Sì, rigenerazione, ci sarà un nuovo inizio. Qua c'è una persona che viene a riparare. La storia è infinita che magari è successo già altre volte. O comunque sia, è qualcosa che si rigenera finalmente a partire da un punto e a capo. Mettiamone un'altra dopo rigenerazione. Tutto ciò che brilla perché? Tic tac. Guarda, c'è qualcosa che ti sorprenderà, ma in negativo inizialmente e dopo in positivo. Tutto ciò che brilla. E tic tac, tempo qualche giorno, ci sarà una piena rigenerazione, come ci hanno letto i tarocchi con quest'asso di bastoni e il 3 di coppe, un'opportunità di riconciliazione. Mamma mia, ragazzi miei, poi fatemi sapere perché qua c'è 4 che storie sciamaniche, c'è Marco, cioè nel senso è emozionante, bellissimo. Quindi ragazze mie, ragazzi, guerrieri e guerriere, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!